Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi torniamo a parlare di colori, nello specifico l'avorio. Ho già realizzato altri video dedicati a come valorizzare alcuni colori scomodi da utilizzare, come ad esempio il rosso, il giallo, il nero e il bianco, ma oggi ci dedichiamo all'avorio sui tessuti di una miniatura di Kingdom Death Monster. Tutti i video di cui vi ho parlato ve li lascio qui sotto in descrizione raccolti in un'unica playlist. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. L'avorio è un colore lievemente più scuro e caldo rispetto al bianco, che personalmente mi trovo a usare molto più spesso del bianco. Quella lieve differenza cromatica e di pigmento lo rende più facile da gestire e sfumare, dà più corpo ai colori in cui lo mischiamo e lo possiamo usare come ulteriore step di luce prima di arrivare al bianco puro. Se osserviamo oggetti e tessuti avorio, vediamo che nelle ombre ingrigisce e scurisce, passa ad un color crema chiaro o a toni più intensi come le cru nelle ombre più scure. Per questo, oltre all'avorio, nell'esempio di oggi, useremo un colore che si adatta a questo utilizzo, ovvero Tan Earth, nel mio caso di AK Interactive. Il modello che useremo oggi è Death Eye Lucy di Kingdom Death Monster, della quale ho dipinto quasi tutto tranne appunto il Karategi, che useremo come esempio. Dato che si tratta di un colore chiaro, sono partita da primer grigio per non complicarmi la vita. Partiamo quindi con Tan Earth e con un pennello sottile e consistenza piena e coprente segniamo tutte le ombre. L'interno delle gambe che rimane rivolto verso il basso, le sezioni in ombra per colpa di parti di tessuto vicino e tutte le pieghe del tessuto. Una volta individuate tutte le ombre, che potremo sempre alleggerire e restringere dopo, siamo pronti allo step successivo. Passiamo quindi all'avorio, sempre pieno e coprente, con il quale riempiamo le zone rimaste per ora solo con il primer. In caso stessimo usando un primer più scuro, potrebbero servire più passate, ma in previsione di utilizzare colori così chiari, è bene facilitarsi la vita con primer altrettanto chiari. Con questo colore possiamo anche riequilibrare la grandezza delle luci, in caso avessimo esagerato con le ombre poco fa. Possiamo aiutarci con piccoli tratti o uno sketch veloce per riposizionare le luci, per poi migliorare la stesura e renderla piena e uniforme. Maggior contrasto in questa fase significa un risultato più appariscente e credibile alla fine. Per unire questi due colori così distanti, creiamo un colore intermedio tra i due, al 50-50. Se vogliamo, possiamo anche andare a scaldare leggermente la miscela con un colore lievemente più giallognolo, come questo, o semplicemente aggiungendo pochissimo giallo puro. In questo modo il colore intermedio avrà una tonalità leggermente diversa e renderà il tutto più interessante. Con il pennello sottile andiamo poi a inserirlo a cavallo tra ombre e luci, regolando l'ampiezza in base alla zona da trattare. A zone lisce e ampie corrisponderà un passaggio di questo colore più ampio, mentre per le pieghe e le aree più sottili inseriremo solo un accenno. Nelle aree di ombra meno nascoste potremmo anche decidere di sostituire in alcune parti questo colore con l'ombra scura di prima, lasciando quella solo nei recessi più profondi e nei punti più nascosti. Quello dipenderà dal tipo di effetto che vorremmo ottenere, anche se personalmente consiglio di lasciare alcune zone scure per un maggior contrasto. A questo punto possiamo risistemare leggermente l'avorio se ci sembra necessario, sia con consistenza piena che con la consistenza della velatura, già vista spesso in altri video. Questa ci aiuterà ad ammorbidire i passaggi tra i colori e creare uno step di sfumatura intermedio senza bisogno di creare un colore a parte. Una volta ottenuto un risultato morbido e liscio, o magari leggermente ruvido per simulare il cotone, possiamo rifinire alcuni recessi sottili con il colore più scuro, in modo da creare maggiore divisione tra gli elementi e ottenere un risultato visivamente più pulito.
A questo punto la miniatura è finita, ma prima di salutarci vediamo velocemente un modo per creare una superficie simile a un tatami per la basetta. Cominciamo inserendo delle linee che suddividono i rettangoli del tatami. Qui consiglio di dare un'occhiata a delle reference perché ne esistono di diversi tipi. Per facilitarci possiamo anche fare una prima traccia con la matita da ripassare poi a pennello. A questo punto, all'interno delle singole zone, creiamo delle linee trasversali più sottili e molto meno evidenti, distanti tra loro circa 1 millimetro. Queste ci serviranno da tracce per creare la texture senza andare storti e per creare quella leggera ombra che si crea tra le fibre intrecciate. Il mio consiglio è quello di alternare il verso nei rettangoli adiacenti, come nei veri tatami. A questo punto prendiamo il colore che abbiamo usato come colore intermedio nel vestito della miniatura e con precisione ed un pennello molto sottile creiamo tantissimi piccoli trattini all'interno delle linee appena segnate. Cerchiamo di farli abbastanza vicini affinché siano piacevoli da vedere, ma non troppo o si copriranno a vicenda sembrando un tutt'uno. Per evitare di creare linee e punti più larghi, meglio scaricare il grosso del colore sulla wet palette prima di appoggiare il pennello dopo il rabocco. Una volta fatto, ci basterà ripassare le linee principali per coprire eventuali sbavature e ottenere così la nostra semplice basetta in stile tatami, un piccolo dettaglio che dà più personalità e ambientazione al nostro modello. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, che per me è sempre un grande piacere leggerli. Detto questo, io vi ringrazio ancora di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!